Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. È fatta o quasi, si dice che siano fissate le visite mediche già per oggi, a quanto riporta Sky e a quanto riportano anche i media di calciomercato francesi, tutto mercato web eccetera eccetera. È fatta per Jens Cajuste. Mi auguro di aver pronunciato il suo nome nella corretta maniera, ma poi nel tempo diciamo che lo pronunceremo per come va pronunciato. Mi auguro di averlo fatto bene. Parliamo del calciatore, un Napoli che si tutela con il vice Anghissà, con un'operazione in stile Napoli, totalmente guardando al futuro, operazione in stile Nathan. Si dice che comunque si spenda una cifra poco superiore ai 10 milioni. Ho letto diciamo le statistiche su Transfermarkt, ho preso appunti per vedere chi era il calciatore, perché il Napoli ci sta abituando, ci ha sempre abituato, ma in questo calciomercato in particolare stanno uscendo nomi che non sono mai usciti e si ufficializzano, calciatori dei quali non abbiamo letto praticamente niente per tutta l'estate, e arriva l'ufficialità così sotto traccia, operazione stile Napoli, stile De Laurentiis. Parliamo del calciatore un attimo, perché ci sono dei dati da analizzare. Classe 99, è alto 1,88 m, fisicamente è un armadio a centrocampo e per il ruolo che deve ricoprire è perfetto come vice Anghissà. Centrocampista centrale che gioca davanti alla difesa, può giocare anche spostato più avanti nel cerchio di centrocampo, un po' a ridosso dell'attacco, qualche apparizione sul centro-sinistra, ma pochissime apparizioni. È un centrocampista che nasce come centrale, quindi ha tutte le caratteristiche di vice Anghissà, che occuperà appunto il posto vacante lasciato da Ndombele. Operazione che dovrebbe oscillare sopra i 10 milioni in stile Nathan, ho detto, quindi è un Napoli che continua la politica delle scommesse da vincere. E sono anche d'accordo perché per le tempistiche e per come ci siamo arrivati e con i prezzi che si stanno sparando in questo calciomercato, meglio così che andare a strapagare un calciatore che, siamo d'accordo, posso fare l'esempio di Cop Manners, siamo d'accordo che Cop Manners alzerebbe l'asticella, sarebbe il perfetto vice Zielinski per esempio, però se l'Atalanta poi spara oltre i 60 milioni, allora stiamo parlando di investimenti troppo grandi, sicuramente per un calciatore affermato che conosce il campionato di Serie A, eccetera, eccetera, però devi sempre poi vedere come si ambienta a Napoli, come potrebbe amalgamarsi nel gioco di Garcia. Quindi meglio investire per il futuro, perché Anguissa ce l'hai, ti prendi un panchinaro che vuole farsi notare, vuole essere protagonista nel futuro, perché parliamo di un calciatore di 23 anni, quindi affamato sicuramente, tecnicamente valido perché l'abbiamo visto nei video, nelle giocate e nelle statistiche che poi andremo ad analizzare, ed è un calciatore che ha fatto bene quest'anno nel Reims in Francia, in Ligue 1. Origini americane, ma nato a Göteborg con nazionalità svedese, 15 presenze nella nazionale svedese, già a 23 anni nella nazionale maggiore, quindi tanto di cappello. 33 presenze 2022-2023 in Ligue 1, 4 reti, un assist in 1685 minuti giocati, 7 cartellini gialli e una sola espulsione su 33 presenze per il ruolo che ricopri. Mi sembrano numeri confortanti, poi bisogna vedere come andrai ovviamente a posizionarti nel Napoli, però c'è stato il veto di Garcia, c'è stato l'ok dell'allenatore, quindi facendo 1+1 mi sembra un acquisto ponderato, studiato già da tempo, perché era stato studiato già da tempo. Ho letto che tutto mercato web diede l'indiscrezione e la notizia già 10 giorni fa. Io me la sono persa ovviamente, che non
non posso stare appresso a qualsiasi cosa, me la sono persa 10 giorni fa, quindi ci godiamo l'ufficialità che dovrebbe arrivare a breve per questo calciatore che sembra perfetto come vice Anghissà. È diverso da Ndombele perché è molto più elastico, è molto più rapido, ha molto più inserimento di Ndombele e poi ha il sorriso sulle labbra. E devo dire che Ndombele ogni volta che entrava in campo, per amor di Dio, io nei video che ho fatto anche in passato sono sempre stato un estimatore di Ndombele. Quando lo prendemmo in prestito ero contentissimo perché a livello tecnico non si discuteva, come calciatore e il valore di mercato che poi ha avuto nel tempo nemmeno, perché mi sembra che l'operazione con il Tottenham si aggirò intorno ai 70 milioni eccetera eccetera, quindi ero contentissimo dell'operazione. Però poi ovviamente è stato un anno non strano, però è stato un anno dove non potevi rubare minutaggio ai titolari del Napoli che hanno fatto un anno stratosferico a centrocampo, quindi hai avuto poco spazio. È finito il prestito, ovviamente prestito fissato, mi sembra quello di Ndombele a 30 milioni, che mi sembravano troppi anche a me, quindi giusta la politica del Napoli nel lasciarlo andare via. E quindi benvenuto a Jens, speriamo che si pronunci Jens e non Jens, perché altrimenti ho fatto una gaffa e me ne prendo le responsabilità. E sono contento per la politica che sta attuando il Napoli, soprattutto per quanto riguarda le seconde linee, perché andare a prendere una seconda linea e pagarla troppo mi sembra investire poi e rischiare l'investimento. Non siamo mai stati una società che rischia un investimento e ci va a perdere poi subito dopo. Qualche pacco negli anni l'abbiamo preso, possiamo ricordare l'acquisto di Maximovic, lo stesso Lozano che per amor di Dio avrà dato quello che ha potuto dare a Napoli, però per i soldi spesi comunque non hai preso un esterno che ti garantisce la doppia cifra tutti gli anni, perché gli esterni d'attacco per me o vai in doppia cifra oppure sei un esterno da 10-15 milioni al massimo. Quindi Lozano è stato strapagato, comunque all'epoca fu voluto da Ancelotti, che voleva assolutamente il Ciuchi. Quindi negli anni comunque il Napoli si è fatto le ossa con operazioni dove vai a spendere tanti soldi e non rispecchiano poi i soldi spesi. A Napoli si dice sempre quando spien tanto appien, nel senso che più spendi e più vai bene, come detto. Però lascia il tempo che trova, perché dipende poi da tanti altri fattori, dipende poi dall'ambiente, dipende poi dall'allenatore, dipende dal gioco che vuoi fare, dipende dalle caratteristiche del calciatore, se si sposano con le richieste ovviamente tecniche dell'allenatore in questione. E visto che qui c'è il veto di Garcia su questo acquisto, massima fiducia al Napoli e benvenuto al secondo acquisto di questo calciomercato, sotto con i centrocampisti, perché le sirene arabe si fanno avanti. Se parte Zielinski lo dobbiamo rimpiazzare. Mi auguro che tra tutti non parta Mario Rui, perché ripeto, lo vedo un ruolo difficile da andare a sostituire, pur scommettendo. Però trovare poi un terzino che ti offra a livello offensivo quello che ti può offrire ancora Mario Rui quest'anno e l'anno prossimo, la vedo complicata. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.